Grazie a voi. Ok, grazie. E allora cominciamo con Kiss Kiss. Mister, buon pomeriggio. Grazie ragazzi per le foto, grazie. Mister, sarà una partita molto importante quella con i Rangers, da non sottovalutare, come lei ben sa, perché in Champions e anche in Serie A chiaramente non si può sottovalutare nessuna partita. Che difficoltà si potrebbero incontrare contro la squadra scozzese, contro i Rangers, e soprattutto qual è l'obiettivo di questa squadra che continua a stupire settimana dopo settimana? Ma quello che diciamo noi poi è uguale per tutti, nel senso che in tutte le partite bisogna mettere poi il massimo che si ha a disposizione, così lo faranno anche gli altri, per cui le difficoltà sono di ripetersi ogni volta, di mettere sempre dentro tutte quelle qualità che ci vogliono, DRS inserito sempre, perché bisogna andare forte. E poi vincere domani potrebbe rivelarsi fondamentale, perché ci permetterebbe di arrivare a giocare la partita con il Liverpool con 15 punti e ci consentirebbe di poter usare la differenza reti a nostro favore, per cui una vittoria che diventerebbe fondamentale per l'ultima partita. Sì, pardon, scusate. Tomorrow is a very important match, one which must not be underestimated, but then again, in football we shouldn't underestimate any match. What difficulty would you think that you will find, especially with so many surprises happening in recent days? Well, I'm going to say what I guess everyone would say, that in each and every game we must all give our best, and I believe the other team will do the same. An issue we might have, with which we might struggle, is I guess to align every single quality of our players in order to take the game home. Winning tomorrow is definitely important, because it would mean that we end up with 15 points against Liverpool, and in this way we might be able to use the goal difference to our advantage. Prima dell'altra domanda ci tengo a sottolineare che non è vero che i biglietti sono esauriti come da qualche parte compare, c'è ancora un'ampia disponibilità in tutti quanti i settori, quindi chi volesse, perché quando queste fake news poi serpeggiano, poi chi vuole andare allo stadio magari non ci prova nemmeno, invece se ci provate trovate biglietti. So I would like to stress that there's some news going around that tickets for the match have ended, but have run out, but that is not true. This is probably one of those fake news that we hear about. Tickets are still available, and if you are willing to look for a ticket, then to you and to all the fans, then you will still find them. Definitely. Rai e si prepara Sport Italia. Salve mister, domanda rispetto a quello che diceva, partita importante questa appunto con i Rangers, arriverà pure a stretto giro anche quella con il Sassuolo. Da questo punto di vista lei come ha programmato il discorso relativo per esempio al turnover? Sarà un po' più ampio, sarà meno, cioè in questo momento della stagione? E volevo chiederle anche, noi tutti quanti stiamo cercando sempre nuove parole per il momento fantastico della sua squadra, vuole darci lei un titolo del momento del Napoli? Chiedo scusa prima che risponda il mister, ragazzi, io vi chiedo la cortesia, se facciamo 2 domande a testa togliete spazio agli altri, quindi cerchiamo per favore di limitare una domanda a testa, grazie. Per cui la domanda è? La prima. Qual era la prima? Un titolo? No, prima era un'altra. Sul discorso turnover, rispetto al doppio impegno, se c'è qualcosa... Allora,
parte il turnover, io scelgo sempre i miei calciatori per vincere le partite. Non è che li scelga per il turnover, li scelgo per vincere le partite. Poi per quanto riguarda la possibilità di avere dei calciatori forti anche fuori, mi dà l'alternativa di poter usare e di poter far giocare anche quegli altri. Siccome, provo a dirvela in pratica, siccome siamo tornati l'altra notte alle 2, poi la mattina alle 11 sono in difficoltà per sviluppare l'allenamento, per cui fa un allenamentino, ma anche oggi noi abbiamo fatto un allenamento diversificato per quelli che hanno giocato, perché quelli che non hanno giocato hanno fatto qualcosa di più, quelli altri a metà l'abbiamo mandati via perché ancora debbono recuperare. E allora, avendo la possibilità di una rosa di livello, ci permette di cambiare qualcosa e noi cambieremo qualcosa, ci saranno 3-4 calciatori nuovi, oppure freschi, nuovi no perché li conosciamo bene. Tomorrow's match is an important one against the Rangers. After that, you're going to be playing Sassuolo in Serie A. How have you organized your turnover for this match and at this point in the season? I would like to start by saying that I do not choose my players for the turnover, but the players that I choose them to win. The fact that I have, and Napoli has many good players ready to be substituted in, gives me confidence in this as well. I'll give you a practical example of what's been going on. From the last match, we returned to our headquarters at 2 a.m. at night when we had training the following day at 11 a.m. So you can imagine that it's not, that it may be hard to organize the right kind of training. And in this sense, we organize different training sessions for different players, those that need to be substituted in and those instead who will rest. Again, having a strong team all round in all positions gives me confidence and definitely gives us more opportunities to play more cards. Sport Italia, si parla cronache di Napoli. Salve mister. Sì. Dopo una battaglia, quella che è stata a Roma, perché è stata una battaglia fisica anche da un punto di vista ambientale, le chiedo a che punto è la crescita di questa squadra da un punto di vista di maturità, di consapevolezza rispetto poi a quello che è l'appuntamento importante della Champions, rispetto a quelle che sono le avversarie in Europa. Per quanto riguarda le partite viste fino a questo momento qui, possiamo dire che siamo a un buon livello perché non c'è mai stato imposto, non abbiamo mai usato il dosatore, abbiamo sempre usato le qualità che abbiamo, tutto aperto alla disponibilità per quello che ci vuole dentro la partita, non siamo mai stati per ora messi in seria difficoltà da quelle partite che abbiamo disputato, dagli avversari, però riguarda fino a questo momento qui, per cui quello che diventa fondamentale c'è un po' la risposta a quello che si diceva prima. Noi non ci dobbiamo, a quello che il suo collega aveva usato come seconda domanda prima, noi non ci dobbiamo soffermare o perlomeno andare a cercare delle valutazioni per quello che siamo riusciti a fare, ma vogliamo andare a trovare una soluzione per quello che possiamo diventare, per quello che possiamo essere, e questo ci impone di essere sempre più bravi, di andare a cercare sempre soluzioni nuove, anche perché abbiamo visto che abbiamo calciatori che ogni tanto tirano fuori dei pezzi superiori alla media come giocate, ad esempio il gol di Osimhen
di domenica, qualcosa come pezzo da aggiungere a quelli che sono i pezzi dei grandi calciatori, delle grandi squadre che fanno parte della storia del calcio, insomma, ecco. E allora quello lì ti impone di andare ancora a cercare soluzioni nuove, soluzioni più importanti. So the game against Roma was a pretty tough battle. Also, it was a very physical game. How has your team grown so far in terms of confidence, in terms of awareness, also considering the fact that now you're going to go up against many strong teams playing in the Champions League? I believe that right now, me and my team, we are at a pretty good level of play. So far, we've never pulled the brakes. We've used all of our qualities, and we haven't had too much trouble so far. I think that we shouldn't look too much over at the games that we did play, but instead we should focus on what we can do and what we can achieve looking forward. This means one thing, that we will have to constantly improve. We will have to constantly switch up our game and find the right solutions. Some of the players on our team have superb qualities. I think of Osimhen with his last goal in the last game. What does this mean? This gives us, this is considered a piece of our team made up of many different pieces that we can move around and shuffle, which gives us a great edge and the chance to create many different kind of gameplay solutions. Cronaca di Napoli e si prepara il mattino. Buongiorno. Buongiorno. Faccio un altro passo indietro sulla partita di Roma. Giudice sportivo, 15.000 euro di multa, un clima difficile anche per lei personalmente. Da uomo di sport e da uomo di calcio, che cosa si può fare per arginare questo astio montante contro il Napoli, forse fomentato anche dal fatto che il Napoli è lì su in testa e gioca un calcio superiore alla media? Che cosa si può fare? È quello di togliere sempre più barriere. Io una volta proverei in uno stadio a far arrivare le persone senza nessuna recinzione. Voglio vedere che cosa fanno, perché poi è proprio quello, è proprio il recinto che ti stimola ad andare a vedere cosa c'è di là. e poi riuscire a mettere in evidenza quello che fanno le migliaia di persone che amano questo sport, che fanno cose belle dentro lo stadio e che vogliono divertirsi, godere di questo spettacolo e andare ad evidenziare gli imbecilli, perché poi sono quelli che disturbano e che fanno casino e sono in grossissima minoranza, per cui quelli lì sono quelli che vanno buttati fuori dagli stadi e bisogna dare forza a quelli che invece amano questo spettacolo, che vogliono portare i bambini a vedere i propri beniamini, vogliono portare i bambini ad assistere a uno sport che può dare uno slancio anche per il sociale importante, quando poi probabilmente anche la modernizzazione degli stadi potrebbe aiutare a questo, perché andare in degli stadi dove si trova molte cose ormai sorpassate e lasciate come erano da tanti anni, questo aiuta ad essere più preciso anziché ordinato e corretto per quello che è l'ambiente che vivi, ecco. E appunto per questo ci vogliono gli stadi nuovi.
e gli stadi nuovi creano posti di lavoro, creano prospettive per 2000 nuove situazioni, per cui non vedo perché non si debba trovare la soluzione per andare a percorrere questa strada, insomma, ecco. I'm going to take another step back and ask you about the game in Rome. Obviously there were a few issues with the referee. There was a very large fine of 15,000 euros. As a manager and also as a representative of the world of football, how do you think that we can change the perception that people have of Napoli, especially given its position of strength, which it has right now? Well, personally, I think that we can begin by removing barriers. I'll give you just an example. I think of about removing the fence that keeps the fans from entering at the stadium. What do you think would happen if we did that? If you think about it, often a wall or a fence is actually the catalyst which creates the curiosity to want to know what's on the other side. I also think in these cases of the thousands of fans and supporters who actually do enjoy the game, who have fun, who have a passion for football and can't wait to go and see the next game. For this reason, I think we should focus on the most disturbing fans, the ones who actually do create the problems, and we should remove them from the game. At the same time, supporting the fans which I just talked about, the true fans, the ones who go to the stadium with their families, with their children, and at the same time support this sport of ours, which can have a very important social impact on society. A practical example that I can think of in this sense is modernizing the stadiums, creating new stadiums. We often find very age-old stadiums which, as a structure, leads to disorder, which then translates to disorder when the matches occur. New stadiums can create the opportunity for jobs and can give a perspective on the future instead of the past. So we should invest, for example, in new stadiums. Il mattino e si prepara Harold. Sì, Spalletti, buon pomeriggio. Negli ultimi tempi la litania del momento sembra essere che da parte degli allenatori avversari: il Napoli vince ma non hanno meritato, Quanto le dà fastidio è se a distanza di 48 ore a Mourinho le va di dare una risposta se il Napoli ha meritato o non di vincere a Roma. Grazie. No, io non guardo quello che dicono gli altri e non penso a quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo avere un modo nostro di fare calcio, perché poi sì, è vero che siamo primi in diverse competizioni ora, ma quello che diventa assolutamente più importante per noi è essere primi per i nostri tifosi. Quello conta più di ogni altra cosa. Noi abbiamo il dovere di tentare di essere primi proprio per rappresentare bene i nostri tifosi, abbiamo il dovere di essere primi in tutto quello che facciamo. E poi si figuri se io vado a rispondere a uno come Mourinho che ha una storia totalmente differente dalla mia, e probabilmente io, se dice qualche cosa a lui, devo stare attento a quello che ha detto per capire anche altre cose, ecco. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo noi e abbiamo la soddisfazione dei nostri tifosi, e questo ci riempie di gioia. There's, in these days, very much talk of the fact that Napoli may win a game, but that they don't deserve it. This has been going on for a while. Does this fact annoy you? And also, do you think that Mourinho deserves a rematch? Well, me personally, I do not look or listen towards what other people say or think. We must have our own way of playing football. It's true that right now we're first place in many different competitions,
But I think the most important thing is to be and to remain first place in the hearts of our fans. This is the most important thing. We have a duty to our fans in everything we do. Concerning Mourinho, I usually do not want to listen to what Mourinho has to say. We are two different people, we have a different story. However, I can promise you that if he says something about me, I will definitely perhaps listen to find out, to infer information from what he says, which is not explicit. So we will keep going with keeping the fans in our minds. Le ultime due, Harold, e si prepara il Corriere della Sera edizione Napoli. Ciao coach. Your opposite number, Giovanni Van Bronckhorst, has several players missing through injury. His team is struggling to play its best football and he is under a lot of pressure as a result at the moment. Do you have sympathy for him being in that situation in a competition like the Champions League? And what were your impressions of his Rangers side when you played them in Glasgow, when they perhaps had more players available? So, i Rangers e il loro allenatore Giovanni Van Bronckhorst non hanno avuto un periodo molto facile, hanno un sacco di infortuni, non hanno giocato delle partite troppo bene, stanno attraversando un brutto periodo. Pensi mai a lui, riesci a percepire o pensi al suo stato d'animo? E anche cosa pensi della partita con i Rangers proprio in vista della partita giocata a Glasgow in casa? Ma io ho guardato bene le ultime partite giocate dai Rangers e gli ho trovato molte cose fatte bene. Il mio collega Van Bronckhorst è un allenatore di qualità, di tutto livello, e lui sa bene trovare le soluzioni per quello che gli ci vuole. Se si va a vedere l'ultima partita che hanno giocato in Champions con il Liverpool, alla fine del primo tempo stavano 1-1 e avevano avuto altre situazioni per far gol abbastanza nette, per cui quello di trovare davanti una squadra facilmente abbordabile è un errore che noi non commetteremo, o di pensare di trovare una squadra facilmente abbordabile. Noi andremo a mettere il massimo, il meglio di noi stessi anche in questa partita qui, perché se no significherebbe non avere il DNA del vincente. Recently I have been paying attention obviously to the matches of the Rangers club, and honestly I see good things. My colleague, their manager, is a very solid manager, and he often comes up with very good solutions. For example, with the game against Liverpool, at the end of the first half, they were still 1-1, and they also created many opportunities to score. So I would like to stress that thinking that we're going up against an easy team and we're going to have an easy game is a mistake which we will definitely not do. Our goal is to give our best and to show that we have the DNA and the mindset to be the champions. Ultima, Corriere della Sera. Le chiedo come sta Anghissà, se anche domani non farà parte dei convocati e se è soddisfatto di come... Una, grazie. Vabbè, era collegata. Quale vuoi? Come... la prima. Come sta Anghissà? No, non fa niente anche se è collegato, io la scollego. Quale vuoi? Anghissà come sta e se fa parte dei convocati domani? Ma questa è dentro le convocazioni, fa per l'altra. Anghissà è convocato, per cui
Ok. Se no te la butti via una, te la bruci. Grazie allora. Siamo così, siamo stati veloci. Corriere della Sera, dai, Corriere della Sera è un giornale importante. Allora le chiedo come Ndombele l'ha sostituito, se è soddisfatto del lavoro che ha fatto in queste due gare. Non ho capito. Se è soddisfatto del lavoro che ha fatto Ndombele in queste due gare, Cioè le ultime due. Sì, sono soddisfatto, anche perché se l'ho fatto rigiocare la volta dopo sono soddisfatto. Io penso che l'Ullo dei Champions del Maradona sia un copyright tutto nostro. Ti va bene come risposta? Grazie, arrivederci. Aspettiamo la traduzione, grazie. Aspettiamo la traduzione, grazie. When the question was how is Anguissa feeling, well, he is feeling very well because he's actually going to play tomorrow in the game. Another question is, what do you think of Ndombele's performance so far? Well, I think that he's playing very well because I actually put him in the game in 2 games in a row, and that's it. Rappresenta l'eruzione d'amore dei napoletani per questo sport, l'Ullo dei Champions. Ciro, come disse Totò, hai presentato male l'affare. Grazie, arrivederci.